Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, carissimi amici miei. Proseguiamo con i nostri consueti appuntamenti, nuovo interattivo. Andiamo ad estrarre subito due carte da questo mazzetto che ci sta aspettando. Due carte che formeranno i due gruppi di oggi. Allora, la prima carta sarà la carta del coraggio numero 32, 3 e 2. La seconda sarà la carta della benedizione numero 20. Ecco qui le due carte appena estratte, andiamo a contrassegnarle con pietre e cristalli. Per la carta del coraggio abbiamo l'occhio di tigre, per la carta della benedizione abbiamo l'avventurina verde. Adesso vi chiedo di concentrarvi intensamente, fate la vostra scelta, per chi preferisce la stesa unica può ascoltare entrambi i gruppi, ci vediamo tra poco alla carta che avete scelto. Rieccoci qui, occhio di tigre, andiamo a scoprire il perché sta esplodendo e cosa sta per fare. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa interattiva anche nel caso in cui dovesse risuonarvi moltissimo. Quindi sia nel caso in cui risuoni che non risuoni o risuoni poco, è normalissimo perché appunto è una stesa collettiva. Poi per andare a vedere nel personale, nello specifico, ci sono i consulti privati che nel mio caso con me potete prenotare al numero WhatsApp indicato in basso a destra, scrivete il vostro nome e richiesta info e vi risponderò con tutti gli step facilissimi di accesso e prenotazione. Bene, io oggi voglio iniziare questa stesa facendo una meditazione tutti insieme con la sfera di cristallo. Per chi mi conosce sa già che io ho una passione per la sfera di cristallo e ci sono alcuni miei colleghi che prima di fare l'interattivo fanno la loro canalizzazione o meditazione. Io oggi voglio farla insieme a voi con la mia sfera di cristallo e vediamo quale simbolo emergerà per voi, occhio di tigre. Allora, facciamo giusto qualche secondo, un momento di raccoglimento, tutti insieme. Per l'occhio di tigre. Allora, occhio di tigre, io qui ci vedo una chiave. Io qui ci vedo una chiave tra l'altro inserita in una porta, quindi una chiave pronta per aprire una porta specifica, quindi la chiave giusta per aprire una porta, eh? Eh sì, ci vedo questo simbolo per voi, occhio di tigre. Beh, sì. La chiave rappresenta la soluzione a un problema o comunque il trovare una soluzione a un determinato problema che in questo momento state vivendo e a cui state pensando. E
Io ci sento anche qui non solo la soluzione a un problema, ma anche una porta che al momento e apparentemente sembra chiusa, perché proprio ho visto questa porta chiusa con una chiave proprio dietro, che è pronta ad aprire questa porta. Quindi alcuni di voi potrebbero trovarsi a vivere una situazione ancora non determinata da risolvere, una porta che apparentemente sembra chiusa, però c'è la chiave per aprirla. Adesso le carte ovviamente ci daranno dei dettagli ulteriori. Allora, questo è un momento importantissimo perché anche chi medita, chi mi sta ascoltando ad esempio e fa meditazione o comunque chiude gli occhi e riflette, o ad esempio per chi prega in un luogo di culto, chiude gli occhi e inizia la sua preghiera, a volte può succedere, può capitare di vedere dei simboli, delle immagini, addirittura a volte anche di sentire degli odori o anche dei suoni. Quindi io lo faccio attraverso la sfera di cristallo, ma ci sono persone che anche attraverso la meditazione o attraverso appunto la preghiera oppure anche attraverso i sogni. Tutti noi sogniamo la notte e sogniamo dei simboli o delle immagini o delle scene. Ecco, oggi mi sono sentito di fare questa canalizzazione insieme a voi con la mia sfera di cristallo. Allora, carissimi amici miei, iniziamo la stesa con le carte, vediamo le sibille cosa ci dicono. Per l'occhio di tigre, perché sta esplodendo questa persona? Cosa vuole fare questa persona? Vediamo. Mm. Mm. Allora, ok. Allora, qui le carte ci stanno parlando comunque di una persona che sta soffrendo, che sta vivendo un momento molto difficile, molto particolare, o perché soffre distante da voi o perché state vivendo un momento particolare di cui è consapevole questa persona. Oppure per motivazioni sue personali, di famiglia, di lavoro e quant'altro. Ecco, c'è del malessere o per voi o perché appunto nella sua vita stanno succedendo delle cose che portano questa persona a non stare bene. Ci sento anche della tristezza, questa persona sta male lontana da voi e sta male quando magari vi confrontate o vivete dei momenti complicati. Ecco, alcuni di voi potrebbero comunque trovarsi in una fase di stand-by o di incomprensioni con questa persona, E la carta della fortuna, della grande fortuna, la numero 26, mi rimanda all'arcano maggiore numero 10 dei tarocchi, ossia alla ruota della fortuna, quindi al fatto che questo rapporto sia comunque destinale, non ci sono dubbi, siamo tutti d'accordo su questo. Qui siamo di fronte a un rapporto karmico, quindi non vi siete conosciuti per caso. E abbiamo anche la carta del viaggio, la numero 10. Questa carta potrebbe indicare appunto una fase di distanza fisica o emotiva da questa persona, oppure che qualcuno qui si sposta per lavoro, per famiglia e quant'altro. Ci sento anche una persona dinamica, quindi che si muove spesso, molto attiva o che viaggia per passione. Ecco, la carta del viaggio possiamo interpretarla a 360 gradi, però qui siamo di fronte a un rapporto destinale. Quella ruota della fortuna, quindi la carta della fortuna, mi dice proprio questo. Andiamo avanti. Per l'occhio di tigre,
Ecco, questa persona sta esplodendo perché soffre distante da voi, oppure soffre quando avete dei problemi insieme, ed è proprio triste. Andiamo avanti. Cosa vuole fare questa persona? Perché sta esplodendo? Per l'occhio di tigre abbiamo la carta della comunità o della famiglia, numero 39, poi abbiamo la carta del pensiero, della preoccupazione. Questa persona è preoccupata, è triste. Ci sento questo, soffre per voi, e vedo anche con questa carta della comunità che qui potrebbero esserci per alcuni di voi delle persone di mezzo, terze persone di mezzo, o perché state vivendo un rapporto extra, oppure perché potrebbero proprio esserci terze persone che in un certo senso influenzano voi o questa persona. Andiamo avanti, vediamo cosa vogliono dirci le carte. E beh, persona ufficiale, numero 22. Bellissima carta. Per voi questa persona è proprio la vostra persona del cuore, la vostra persona ufficiale. E di riflesso questa persona percepisce il rapporto con voi come importante, come ufficiale, o comunque desidera che questo rapporto diventi ufficiale. Andiamo avanti. Allora abbiamo il messaggio che preoccupa, poi abbiamo gli orizzonti lontani e poi abbiamo la carta del cambiamento o della bara. A fondo mazzo abbiamo la carta della bambina o dei bambini, numero 18. Allora, qui le carte sono chiare perché ci parlano comunque di distanza, viaggio. Ecco, qui alcuni di voi potrebbero appunto trovarsi distanti o fisicamente o emotivamente da questa persona perché è successo qualcosa che bisogna risolvere. Ricordiamoci la chiave che abbiamo visto nella sfera di cristallo, quindi la porta che apparentemente sembra chiusa ma che in realtà c'è la chiave per aprirla. Ecco, qui le carte mi parlano di un cambiamento importante che si sta aspettando o da questa persona oppure che questa persona sta aspettando da voi. Quindi c'è una scelta importante che qui qualcuno è chiamato a fare, una scelta per amore. C'è un messaggio che preoccupa oppure delle comunicazioni che preoccupano. Potrebbe essere per alcuni di voi una fase di silenzio che state vivendo con questa persona e quindi l'assenza di messaggi che vi preoccupa, oppure potrebbe trattarsi del fatto che avete avuto magari un confronto scritto con questa persona, quindi uno scambio di messaggi che ha portato voi a riflettere, a preoccuparvi. Allora, vediamo i tarocchi cosa ci dicono. Per l'occhio di tigre, perché sta esplodendo questa persona? Che cosa vuole fare? Qui comunque c'è un cambiamento da parte di questa persona e una novità. La carta dei bambini ci parla di novità in arrivo, ma anche il desiderio di voler rinnovare questo rapporto o di riprenderlo in altri casi. Ricordiamoci anche che in senso letterale la carta della bambina ci parla comunque anche di figli di mezzo, quindi potrebbero esserci appunto dei bambini di mezzo, ok? O da parte vostra o da parte di questa persona. Andiamo avanti, vediamo i tarocchi cosa ci dicono, perché sta esplodendo questa persona. Abbiamo la papessa, non avevo dubbi che sarebbe venuta fuori questa carta. La papessa siete voi.
voi che state guardando il video, quindi le carte non escludono che in questo momento state studiando attentamente le mosse o le parole di questa persona. Quindi siete in una fase di studio reciproco, anche questa persona sta cercando di capire come muoversi e cosa dire, perché sta soffrendo tantissimo, abbiamo visto dalle carte, e la papessa rappresenta anche il silenzio, quindi non escludono qui i tarocchi che alcuni di voi potrebbero vivere una fase di stand-by, quindi di assenza di comunicazioni, o comunque di comunicazioni criptiche, sibilline. Andiamo avanti, vediamo per l'occhio di tigre. L'asso di bastoni, questa persona prende coraggio. L'asso di bastoni rappresenta, similmente alla carta dei bambini, la novità, l'inizio esplosivo, il ricominciare. Questa persona appunto sta scoppiando, non ce la fa più ed è pronta a fare un passo dopo un periodo di silenzio o comunque di messaggi criptici, di incomprensioni fortissime. Vediamo con i tarocchi. Allora, abbiamo l'otto di denari. Questo rappresenta proprio questa rappresentazione, questa iconografia rappresenta la persona che sta lavorando proprio su se stessa e sul cambiamento che vuole apportare non solo dentro di sé, ma anche nella vostra coppia, nella vostra conoscenza. Quindi il lavorio interiore di questa persona, ma che sta facendo in silenzio. Questa persona non vi dice tanto, parla poco, si esprime poco, però interiormente questo lavoro lo sta facendo e lo sta facendo grosso, è un lavoro importante perché questa persona sta soffrendo, ecco perché esplode. Abbiamo l'asso di bastoni qui, quindi un segnale di fumo che arriva, un passo che arriva. A fondo mazzo abbiamo la carta del mondo, arcano maggiore numero 21, che in questo particolare mazzo è rappresentato dalla natura. Io ci sento qui fortemente una connessione che va al di là di queste preoccupazioni, incomprensioni che state vivendo. L'arcano maggiore numero 21 del mondo indica proprio il massimo, il raggiungimento di obiettivi insieme, ma anche la connessione e la telepatia che c'è tra due energie al di là delle difficoltà. È un arcano molto, molto importante perché va a chiudere il cerchio degli arcani maggiori ed esprime proprio il concetto del massimo, quindi di tutto ciò che si può volere e desiderare nella vita, in questo caso amorosa. Quindi questa persona vi vede come il massimo e siete molto importanti per lui o lei. Allora andiamo a vedere con l'oracolo astrologico. Per l'occhio di tigre, vediamo quale pianeta piloterà questa stesa, l'energia planetaria per questa stesa dell'occhio di tigre. Allora, voglio prendere questa carta. Abbiamo Giove. Ecco, questa carta, la numero 43 in questo oracolo, rappresenta proprio l'importanza che una persona, in questo caso perché la stiamo interpretando per l'amore, ha nella propria vita. Quindi è una carta di gloria e anche di raggiungimento di obiettivi. In realtà questa carta è appunto rappresentata da Giove, ma ci sono anche altri simboli nella bandiera e sono appunto la Luna, Marte e Venere.
Quindi io includerei anche questi pianeti, anche se la Luna è un luminare in realtà, ma mi sento di dire che Marte rappresenta il coraggio di questa persona e possiamo associarlo all'asso di bastoni. La Luna rappresenta la sua altalenanza, ma anche l'anima, quindi il rapporto destinale karmico, e Venere rappresenta il suo amore. Io vi mando un abbraccio grandissimo, occhio di tigre, vi ringrazio dell'ascolto. Per prenotare i consulti privati scrivete adesso un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Adesso passiamo al gruppo 2, carta della benedizione, avventurina verde. Rieccoci qui a Venturina Verde, andiamo a scoprire il perché sta esplodendo e cosa sta per fare. Prima di iniziare vi ricordo come sempre che è una stesa interattiva anche nel caso in cui dovesse risuonarvi moltissimo. Quindi nel caso in cui risuoni o non risuoni o risuoni poco è normalissimo. Poi per approfondire le questioni personali e quindi andare nel dettaglio e nello specifico ci sono i consulti privati che nel mio caso potete prenotare al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Scrivete il vostro nome e richiesta info e io vi risponderò con tutte le informazioni e gli step facilissimi di prenotazione. Bene, bene, bene. Io inizio questo video per voi avventurina verde facendo una meditazione insieme a voi con la mia sfera di cristallo. Chi mi conosce sa già che ho una passione appunto per questo oggetto, ma ovviamente la meditazione si può fare anche senza sfera di cristallo, anzi sono certo che alcuni di voi la praticano appunto chiudendo gli occhi a casa oppure facendo una passeggiata al mare. Ecco, e anche durante la meditazione si vedono alcuni simboli o alcune immagini o scene, addirittura a volte si sentono alcuni suoni, alcuni odori. Anche quando si prega in un luogo di culto può accadere che durante la preghiera possono venire in mente delle immagini, ecco, degli odori e quant'altro. E anche durante la notte, quando sogniamo, ecco, il simbolo può arrivare appunto da varie situazioni. E io voglio fare appunto questa canalizzazione qui insieme a voi. Ci sono alcuni miei colleghi che la fanno prima di registrare il video, io oggi ho deciso di farla insieme a voi e vediamo quale simbolo emergerà appunto dalla sfera. Quindi per l'avventurina verde andiamo a vedere insieme. Allora, momento di raccoglimento, vediamo quale simbolo emergerà. Mm. Ok, allora avventurina verde, io qui ci vedo proprio un cellulare. Io vedo un telefono però moderno, quindi uno smartphone per intenderci. E io il cellulare in questo caso lo associo alle comunicazioni, sia in entrata che in uscita, ma anche ai social, a tutto ciò che ha a che fare proprio con il mondo del telefonino, quindi internet e quant'altro. Avverto fortemente delle comunicazioni, sì. Adesso vediamo con le carte, partendo dalle sibille, però ci sento qui che tanti di voi stanno aspettando delle comunicazioni da parte di questa persona, che scriva, che si faccia sentire. Altri potrebbero già sentire questa persona o attraverso i social o comunque su WhatsApp e quant'altro. Mm-mm.
Ci sento questo. Allora, vediamo per l'avventurina verde perché questa persona sta esplodendo e cosa sta per fare. Vediamo, Allora, cosa sta per fare questa persona? Abbiamo la carta del corteggiamento, numero 4. Tra l'altro anche il numero è importante perché rimanda all'imperatore degli arcani maggiori e quindi anche alla stabilità. Per cui qui già emerge subito una figura maschile importante che vuole corteggiare, che vorrebbe farsi avanti. E beh sì, piacete tanto a questa persona, al di là del tipo di rapporto che state vivendo e della situazione che state vivendo. Allora, andiamo avanti per l'avventurina verde, mi piace l'inizio, abbiamo il cambiamento, numero 9, e beh, questa persona, seppur lentamente, gradualmente, vuole cambiare le cose e le vuole cambiare bene. Eh sì, assolutamente. Andiamo avanti per l'avventurina verde. Perché sta esplodendo questa persona? Abbiamo la carta della grande fortuna che è uscita anche nel gruppo 1 Occhio di Tigre. Quindi poi al termine di questa stesa, per chi volesse ascoltare anche l'altra, ve lo consiglio perché questa carta è uscita quasi nella stessa posizione. E mi sento di dire proprio che qui, anche qui, siamo di fronte a un rapporto karmico, destinale. Non vi siete conosciuti a caso, assolutamente no. Andiamo avanti. Abbiamo la strada. Questa persona ha dei progetti ben precisi da attuare con voi. È come se volesse fare proprio un cammino insieme a voi. E c'è un grande cambiamento qui in arrivo. Quella carta del corteggiamento mi piace tanto e si sposa perfettamente col telefonino che ho visto dentro la sfera. Proseguiamo. Abbiamo la comunità. Qui potrebbero esserci terze persone di mezzo o perché state vivendo un rapporto extra oppure terze persone, parenti, amici e quant'altro. Andiamo avanti. Allora, qui abbiamo l'ingresso inaspettato. L'ingresso inaspettato. Ecco perché questa persona sta esplodendo. Qui c'è qualcosa che arriva, o un messaggio, o una comunicazione, o un gesto, ma io ci sento più comunicazione qui, perché mi rifaccio al telefonino che abbiamo visto dentro la sfera. Qui c'è qualcosa che all'improvviso, inaspettatamente arriva. Allora, per l'avventurina verde andiamo avanti. Perché sta esplodendo questa persona? Che vuole fare? Abbiamo il duro lavoro. Mm. La carta dei bambini, pazzesco. Sono delle carte proprio simili alla stesa numero 1, all'occhio di tigre. E poi abbiamo la carta della casa, numero 20. A fondo mazzo la carta della donna. Allora, se siete donne e state ascoltando questo video, siete voi. Se siete dei maschietti, girate il video e così via. Ecco, qui c'è una donna importante, importante, e vedo anche la carta della casa che ci parla proprio di stabilità. Le carte non escludono che comunque possa trattarsi di un rapporto extra per alcuni di voi, con famiglia, in altri casi figli, ecco perché la carta dei bambini. Per altri di voi potrebbero comunque esserci dei figli di mezzo, anche se non state vivendo un rapporto extra. E la carta dei bambini accanto alla carta della casa mi
mi fa pensare proprio al senso di appartenenza che questa persona sente con voi, quando sta insieme a voi e trascorre del tempo insieme a voi. Qui c'è un edificio di mezzo o il luogo dove vi incontrate, oppure potrebbero esserci dei pensieri o da parte vostra o da parte di questa persona circa una casa da vendere o da comprare o da ristrutturare e quant'altro. La casa potrebbe anche rappresentare il desiderio da parte di qualcuno di convivere, di stare insieme, di crescere e migliorare questo rapporto, perché in questo momento vedo che state vivendo una fase molto particolare che non è proprio chiarissima, però dentro questa persona è tutto chiaro in realtà, cioè c'ha un progetto ben preciso e ben specifico con voi, anche se ancora non ve l'ha fatto capire in toto, ma voi siete importanti per questa persona, abbiamo la donna principale. Ovviamente per una parte di voi potrebbe indicare che questa persona è già impegnata con un'altra donna, però per una piccolissima parte di voi è un messaggio molto specifico. Allora, vediamo con i tarocchi per l'avventurina verde quali altri messaggi per voi, perché questa persona sta esplodendo e cosa sta per fare. Allora, io ci sento messaggistica, abbiamo visto il cellulare dentro la sfera, quindi ci sento messaggistica. Abbiamo il Papa, non ci posso credere. Il Papa. Carta di comunicazione per antonomasia, cioè il Papa rappresenta proprio la comunicazione importante, la riappacificazione, la coppia, l'ufficializzazione di un rapporto. Quindi questo Papa rappresenta in realtà questa persona. L'energia attuale di questa persona è diventato un Papa, quindi una persona più consapevole, più saggia, più matura. E parrebbe avere l'intenzione di comunicarvi delle cose. Andiamo avanti. La torre, arcano maggiore numero 16. Qui è successo qualcosa tra voi due. Potrebbe anche essere il vostro pensiero del fatto che questa storia sembra apparentemente chiusa o stia vivendo una fase molto molto importante, molto delicata. Potrebbero essere anche le vostre paure, eh? Sì, la torre ci parla anche di questo, della paura che questo rapporto possa spezzarsi definitivamente. Però in effetti alcuni di voi stanno vivendo o hanno vissuto una crisi o una fase molto particolare insieme a questa persona. Poi abbiamo la ruota della fortuna, wow, meravigliosa. E avevamo prima la fortuna, guardate qui, vi prendo anche questa carta che si sposa perfettamente con la ruota della fortuna e ve lo dicevo prima, a fondo mazzo abbiamo il re di bastoni. Eh sì. Allora, questa persona parrebbe voler fare proprio un passo verso di voi perché ha raggiunto una certa maturità volitiva. Il re di bastoni è proprio colui che dal paggio passa appunto al cavaliere e il cavaliere diventa poi il re. Quindi c'è un'evoluzione anche nei tarocchi esplicita. Ecco, questa persona quindi ha raggiunto, parrebbe aver raggiunto una certa maturità. Ecco perché abbiamo anche qui la carta del Papa, quindi quinto arcano maggiore, la ruota della fortuna, beh, qui siamo di fronte a un rapporto destinale, non ci sono dubbi, non è stato un caso che vi siete conosciuti e incontrati,
E questa persona è consapevole di ciò ed è proprio per questo che sta esplodendo e non ce la fa più a contenersi. Vuole dirvi delle cose, vuole dirvi proprio che per lui o lei siete molto molto importanti. Andiamo a vedere con l'oracolo astrologico per l'avventurina verde. Qual è il pianeta che domina questa stesa? Vediamo. Allora, prendiamo questa. Abbiamo Saturno. Allora, Saturno si sposa perfettamente con quello che abbiamo appena detto perché è pianeta di grande saggezza, ma anche di scelte, di selezione dura, ma una selezione che taglia i rami secchi, quindi tutto ciò che non serve più. Ecco, qui è importante valutare anche i comportamenti e ciò che si dice, quindi il modo di comunicare e magari cambiare certi aspetti per trovare un punto di incontro, una riappacificazione. Beh, il Papa per antonomasia rappresenta proprio questo, quindi l'ascolto, ma anche l'unione ufficiale. E Saturno rappresenta anche l'antico, il karma, ecco, va a sottolineare, a rafforzare l'arcano maggiore numero 10 dei tarocchi, ossia la ruota della fortuna. Saturno indica anche che qui qualcuno potrebbe essere più grande di età anagrafica rispetto all'altro, oppure semplicemente avere un aspetto appunto che sembra più grande di età rispetto all'altro. E Saturno è anche tutto ciò che noi ci portiamo dal passato, quindi o avete conosciuto questa persona tempo fa, quindi vi siete conosciuti già da tempo, oppure che nonostante conosciate da poco questa persona e quindi interagite da poco tempo con questa persona, però dentro sentite come se la conosceste da una vita. Ecco, questa è la sensazione che entrambi comunque avete. Io vi mando un abbraccio grandissimo, avventurina verde, vi ringrazio dell'ascolto e della vostra partecipazione. Per prenotare i consulti privati scrivete adesso un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Un bacio grande da Roberto, il vostro cartomante di fiducia. A presto!